La Befana viene di notte con le scarpe tutte rotte. Amiche ed amici, ciao a tutti, ben ritrovati su Momis, io sono Simona ed oggi finalmente a gran richiesta vi mostrerò come ho realizzato la calza della Befana all'uncinetto. Super facile e veloce davvero, anche per questo motivo mi sono convinta a fare questo tutorial e a fare soprattutto la calza. Proprio come vi ho detto nello shorts che vi ho pubblicato qualche giorno fa, l'idea non è mia, ho visto l'idea in un video di TikTok e quindi mi sono convinta, ho detto magari sì, potrei portare alla mia community questo schema, quindi la realizzazione di una mattonella esagonale super facile e veloce, e poi tutto il resto è pur vero che l'ho fatto da me, nel senso ho realizzato la punta e ho rifinito la parte superiore della calza grazie alle mie conoscenze sull'uncinetto. Sono sicura di aver fatto cosa gradita a molte di voi, perché nel corso di questi anni davvero mi avete tantissimo chiesto il tutorial, ma anche di recente, quindi come sempre vi aspetto giù nei commenti, fatemi sapere tutto e mi raccomando, se proverai a realizzarla taggami nei tuoi contenuti social o visita la community qui sul canale e posta la tua foto. Comunque andiamo al succo del discorso. Cosa ho impiegato per questo progetto? Semplicissimo, circa 50 grammi di filato. Io ho utilizzato del poliacrilico in 3 colorazioni super natalizie, giusto per stare a tema col Natale, ma ovviamente puoi utilizzare sia il filato che vuoi, sia le colorazioni che più desideri, e perché no puoi utilizzare anche tutti gli avanzi di vecchi progetti. Uncinetto di lavorazione in questo caso numero 5. Non ho utilizzato altro, batteria scarica, perfetto. Non ho utilizzato altro se non delle caramelle per riempire la mia calza della Befana. Non ho altro da aggiungere, vi riporterei direttamente al tutorial facilissimo di oggi. Sigla! Parto con la colorazione bianco lurex. Intanto faccio un cappio e avvio 2 catenelle. Nella prima catenella vado a lavorare un punto bassissimo e chiudo a cerchio. Durante il primo giro andremo a lavorare al centro di questo anello che abbiamo formato. Quindi, come primissima cosa, vado a sostituire il primo punto alto con i 2 punti bassi. Faccio il primo punto basso e poi entro nella sua maglia e ne faccio un secondo. Casomai puoi fare anche le 3 catenelle. Poi prendo il filo e vado a lavorare il primo punto alto sempre al centro di questo anello. Fatti i 2 punti alti, faccio una catenella di separazione e ripeto questo gruppo di 2 punti alti più una catenella per altre 5 volte, finché non ho 6 gruppi di punti alti e 6 catenelle di separazione. Bene, terminato il giro, come vi dicevo prima, avremo 6 gruppi di punti alti e 6 catenelle di separazione. Terminiamo chiaramente con l'ultima catenella di separazione, la sesta. Chiudiamo con un punto bassissimo nel primo punto alto, ci spostiamo sempre con un punto bassissimo nel secondo punto alto, finché non arriviamo alla catenella di separazione. Lì effettuo il cambio colore, quindi inserisco l'uncinetto nello spazio, prendo la seconda colorazione rosso lurex, chiudo a punto bassissimo, faccio una catenella e sono pronta per iniziare il giro numero 2. Lavoro il primo angolo nella prima catenella di separazione, quindi vado a sostituire il primo punto alto con i 2 punti bassi, anche qui se preferisci fai le 3 catenelle, poi aggiungo altri 2 punti alti per un totale di 3, 3 catenelle di separazione e sempre nello stesso spazio vado a lavorare 3 punti alti, quindi in questo modo avrò formato il primo angolo. Questo lavoro lo dobbiamo ripetere sulle altre 5 catenelle di separazione finché non otteniamo 6 angoli costituiti da 3 punti alti, 3 catenelle, 3 punti alti. Quindi continuiamo così ripetendo lo stesso lavoro per tutto il giro.
Terminato anche questo secondo giro, questo sarà il risultato. Abbiamo una sorta di stella, è una mattonella esagonale. Adesso lo andiamo a chiudere proprio come abbiamo fatto prima. Quindi andiamo nel primo punto alto e chiudiamo a punto bassissimo. Ci spostiamo nelle 3 catenelle di separazione andando a lavorare un punto bassissimo nei prossimi 2 punti alti. Ci inseriamo nelle 3 catenelle di separazione e se come me stai lavorando con più colori effettui il cambio colore, altrimenti continui con la stessa colorazione andando a lavorare un punto bassissimo e così via. Quindi prendo il verde, anche qui faccio un cappio per facilitare il lavoro alle principianti, lo faccio passare attraverso le catenelle il primo archetto, chiudo punto bassissimo, catenella e inizio il terzo giro. Nello stesso tempo mi lavoro tutte le code dietro, così le blocco fin da subito. Mi ritrovo all'angolo, quindi vado a realizzare il primo angolo della mia mattonella esagonale. Fatto il primo punto alto con i 2 punti bassi, aggiungo altri 2 punti alti per un totale di 3 catenelle di separazione più altri 3 punti alti nello stesso spazio. Prima di passare al secondo angolo come abbiamo fatto nel giro numero 2, andiamo a lavorare il primo spazio che ci ritroviamo sul primo lato della nostra mattonella esagonale, quindi proprio qui andremo a lavorare un gruppo di 3 punti alti. Una volta fatto questo possiamo procedere con la lavorazione del secondo angolo e quindi del secondo lato con il gruppo di 3. Ripeteremo questo lavoro su tutti e 5 gli angoli e anche ai lati. E voilà, ho terminato anche questo terzo giro andando a ripetere il lavoro che vi ho mostrato prima. Questo è il risultato che dovete ottenere. Adesso lo chiudiamo insieme nuovamente ripetendo quello che abbiamo fatto prima e cambiando nuovamente il colore. Chiudo con un punto bassissimo nel primo punto, mi sposto con altri 2 punti bassissimi nei punti che ho al di sotto. Arrivo nelle 3 catenelle dell'angolo e qui cambio il colore, quindi lascio il verde e passo al bianco. Come notate non stacco i filati per comodità mia, però se ti trovi un po' impacciato o impacciata puoi sempre tagliarli e lavorare più comodamente. Capisco che per i principianti può risultare un po' impacciante, passatemi il termine, lavorare con tutti sti fili tra le mani. Quindi cambio il colore e anche qui vado a lavorare il primo angolo costituito da 3 punti alti, 3 catenelle e 3 punti alti. Durante questo quarto giro non lavoreremo più un solo spazietto nel primo lato, ma ben 2, perché di giro in giro per ingrandire la nostra mattonella creeremo sempre uno spazietto in più da andare a lavorare. Infatti andremo a lavorare un gruppo di 3 punti alti qui, e un altro nello spazio successivo. Lavorato il primo angolo ed il primo lato con i 2 gruppi di 3 punti alti, ripetiamo questo lavoro sugli altri 5 angoli e 5 lati finché non terminiamo anche questo giro. Bene, ho già concluso il quarto giro e ho iniziato il quinto. Ho lavorato il solito angolo e poi, piuttosto che lavorare 2 spazietti come nel giro numero 4, ne ho lavorati 3. Giro numero 6 in rosso lurex, ho lavorato un angolo più un gruppo di 3 punti alti nei 4 spazi del primo lato. Giro numero 7, anche qui angolo più un gruppo di 3 punti alti nei 5 spazi disponibili sul primo lato. Ripetiamo per tutto il giro. Bene amiche ed amici, ho deciso di fermarmi qui con la mia mattonella esagonale. Ho fatto un totale di 8 giri. Secondo me, piegando la mattonella proprio in questo modo a formare una calza, e aggiungo anche che con lo stesso procedimento, lo stesso schema, puoi realizzare il famosissimo cardigan all'uncinetto con le 2 mattonelle esagonali. Comunque quello è un altro discorso, c'è già il tutorial dedicato qui sul canale. Le dimensioni vanno più che bene. Consideriamo anche il fatto che riempiremo la calza con i dolcetti, quindi la lavorazione cederà. E poi tra l'altro non ho ancora terminato il lavoro, perché dopo aver cucito la parte laterale e inferiore della calza andremo a realizzare la punta e rifinire la parte superiore, quindi in qualche modo il nostro lavoro sarà ancora più grande, la calza sarà ancora più grande. Poi se vuoi realizzare una maxi calza della Befana, nessuno ti impedisce di farlo, puoi farlo
l'angolo basta andare avanti con il numero di giri. Vi do anche le misure in centimetri perché vi possono servire. Sicuramente utilizzerai un filato diverso dal mio e proprio per questo motivo le misure in centimetri ti sono molto utili. Da un angolo all'altro il mio lavoro misura 32 centimetri circa, mentre da un lato all'altro 21 centimetri. Quindi regolati con queste misure piuttosto che con il numero di giri. Bene, adesso continuo con il mio lavoro. Stacco le due colorazioni, bianco e rosso, mentre con la tonalità in verde vado a cucire la zona laterale e sottostante della mia calza, vado a tagliare il giusto quantitativo di filato, prendo anche un ago e successivamente vado a cucire. Visto che mi ritrovo nei due angoli, entro direttamente nello spazio delle 3 catenelle e intanto vado a bloccare il filo. Pareggio i miei due angoli e con l'ago entro esattamente nella seconda catenella delle 3, lo stesso farò nella catenella successiva, quindi vado a cucire 2 catenelle su 3. Fatto questo possiamo procedere con la nostra cucitura entrando nei punti alti che ci ritroviamo, quindi farò una cucitura passando attraverso i punti alti di un lato e dell'altro lato finché non arrivo poi all'angolo. Molto semplice. È possibile fare questa operazione anche con l'uncinetto stesso, ma siccome è una tecnica che adotto sempre, giusto per fare qualcosa di diverso, vi mostro anche che è possibile cucire dei pannelli all'uncinetto direttamente con ago e filo esattamente in questo modo. Bene, arrivati alle 3 catenelle dell'angolo basterà cucire catenella con catenella finché non ci riportiamo sulla parte inferiore della nostra calza. Semplicemente questo, non faccio nulla di più, nulla di meno. Quindi non passo attraverso lo spazietto, attraverso i due archi, ma attraverso le catenelle. Fatto questo si procede con la cucitura sui punti alti, proprio come abbiamo fatto prima. Bene, arrivata alla fine mi ritrovo nuovamente ai due angoli, faccio lo stesso lavoro iniziale, passo attraverso la prima catenella e poi attraverso la seconda. Faccio anche una seconda passata nella seconda catenella giusto per rinforzare bene la chiusura del giro della cucitura, faccio anche un bel nodo e per adesso lascio questo filo in eccesso proprio qui. Lo andremo a nascondere in un secondo momento, anche se poi vedrete che lo utilizzerò per andare a rifinire la parte superiore, ma intanto occupiamoci della punta. Riprendo nuovamente l'uncinetto numero 5 e la primissima colorazione, nel mio caso il verde lurex. Anzi, qui ci sono, vi do anche le misure. La mia calza al momento misura 19 cm per 19 cm. Io credo che le dimensioni vadano più che bene. Comunque faccio un cappio e faccio passare l'uncinetto attraverso la cucitura. Metto il cappio su, esco fuori e intanto blocco con una catenella. Sempre nello stesso punto di cucitura vado a lavorare il primo punto basso che andrò a segnare con un marcapunti perché faremo una lavorazione in tondo. Non chiuderemo mai il giro giusto per non avere la maglia antiestetica di fine e inizio giro. Poi passo alla catenella successiva dell'angolo, faccio un punto basso e farò un punto basso in ciascun punto alto sottostante. Ancora non ho messo il marcapunti, ma credo che lo farò quando termino il giro. Mi raccomando, se sei principiante, segna con un marker o con una forcina per capelli il primo punto. Comunque, terminato tutto il giro, vado a lavorare l'ultimo punto basso nella catenella di separazione dell'angolo. Questo intanto sarà il risultato del primo giro. Iniziamo il secondo. Per il secondo vado a lavorare un punto basso nel primo punto basso e qui segno il primo punto col marker, eccolo, ve lo avevo anticipato. Adesso attenzione qui, perché lavorato il primo punto basso inizieremo a lavorare delle diminuzioni, giusto per andare a creare la punta, però intanto nel punto successivo lavoro un altro punto basso singolo per un totale di 2 punti bassi singoli consecutivi e poi il terzo ed il quarto punto li vado a lavorare insieme. Quindi entro nel primo, prendo il filo, entro nel secondo, prendo il filo, 3 asole e chiudo. Quindi da 2 punti sono passata ad un punto singolo. Ripeterò questa sequenza di 2 punti bassi singoli e una diminuzione per tutto il giro.
Bene, sono al termine del giro e mi rimangono gli ultimi 3 punti. Vado a lavorare i primi 2 singoli e andrò a lavorare anche l'ultimissimo. Anche se non faccio la diminuzione a fine giro, non succede assolutamente nulla. Quindi se vi ritrovate in questa situazione, continuate tranquillamente. Ora, terminato il secondo giro di diminuzione, procediamo per il giro numero 3. Qui andrò a lavorare semplicemente un punto basso in ciascun punto sottostante. Terminato anche questo terzo giro, notate anche voi come la punta sta andando a stringersi sempre di più ed è quello che dobbiamo ottenere. Comunque iniziamo il giro numero 4. Anche qui farò delle diminuzioni, quindi nei primi 2 punti lavoro un punto basso singolo e a partire dal terzo vado a fare la diminuzione, per cui vado a lavorare il terzo ed il quarto punto insieme, proprio come vi ho mostrato prima. Fatta la prima sequenza, ripetiamo per tutto il giro. 2 punti bassi singoli consecutivi e poi diminuzione. Quindi entro nel primo punto, prendo il filo, entro nel secondo, prendo il filo, triasole e chiudo. Anche qui a fine giro, fatta l'ultima diminuzione, mi rimane un solo punto basso singolo, lo vado a lavorare tranquillamente, non succede nulla. Bene, manca proprio pochissimo e abbiamo formato la punta alla nostra calza, quindi io da qui in poi farei una serie di diminuzioni di giro in giro. Infatti, intanto lavoro il primo punto basso, segno con il marker e vado a fare subito la diminuzione. Quindi per tutto il giro ripeterò un punto basso singolo e una diminuzione. Al termine mi rimarrà un unico punto basso singolo e lo vado a lavorare tranquillamente come ho fatto nei giri precedenti. Io qui di step in step vi mostro che piano piano stiamo chiudendo la nostra punta in maniera corretta. Tolgo il marcapunti e vado a fare una serie di diminuzioni consecutive, quindi faccio la prima diminuzione entrando sia nel primo che nel secondo punto. Messo il marker, continuo. Entro nel primo, entro nel secondo, chiudo insieme e ripeto per tutti i punti che mi rimangono, che ormai sono davvero pochissimi. Anche qui mi rimane a fine giro l'ultimo punto basso singolo, lo lavoro e se non mi ricordo male mi ritrovo un totale di 6 punti, quindi prendo un po' di filo, tolgo il marcapunti, non ci occorre più, stacco il filo, mi aiuto con un ago, faccio passare l'ago attraverso i punti esattamente in questo modo. E quando sono passata per tutti e 6 i punti, tiro il filo e chiudo questo cerchio. Posso fare un bel nodino di sicurezza per sigillare e bloccare il mio lavoro e porto all'interno l'ago in modo da portare il nodo all'interno della calza e poi disperdo il filo in eccesso tra i punti. E voilà, punta completata, troppo carina, devo dire che è venuta davvero bene, non mi posso lamentare.
Adesso occupiamoci della parte superiore. Alzerei un pochetto la mia calza perché rispetto alla punta sembra un po' corta, però per non fare sprechi, visto che ho un bel po' di filo della cucitura precedente, lo unisco con il filo del gomitolo che sto utilizzando. Faccio semplicemente un nodo, niente di più, niente di meno, niente di particolare davvero. Taglio ovviamente un po' l'eccesso e procedo con il mio lavoro. Anche qui inizierò il mio lavoro dalla cucitura, quindi inserisco l'uncinetto proprio al centro, tiro fuori il filo e intanto faccio una catenella, entro nello stesso punto e faccio il primo punto basso. Faccio un punto basso anche nella catenella di separazione dell'angolo e poi un punto basso in ciascun punto alto sottostante finché non termino il giro. Stesso lavoro di prima. Al termine del giro lavoro l'ultimo punto basso nella catenella di separazione dell'angolo e poi per il giro numero 2 entro direttamente nel primo punto basso e faccio un punto basso. Anche qui metto il marcapunti, mi raccomando, e continuo il mio lavoro per questo secondo giro e per i giri successivi. Vi anticipo già da subito che farò un totale di 4 giri a punto basso. Poi se vuoi alzare ancora di più la tua calza, nessuno te lo impedisce, anche qui puoi continuare finché lo desideri. Bene, ho terminato il mio lavoro, ho fatto i miei 4 giri come vi dicevo prima e adesso vado a realizzare una serie di catenelle che fungeranno da asola. Questa asola ci permetterà di appendere la nostra calza della Befana da qualche parte. Lavoro un punto bassissimo nel penultimo punto e poi qui, se non erro, faccio 15 catenelle. All'inizio ne ho fatte 10, ma l'asola mi sembrava un po' piccina, poi ne ho fatte 15 e sono andata a bloccare il tutto con un punto bassissimo nel primo punto basso segnato con il marker. Catenella, giro il mio lavoro e vado a rinforzare ulteriormente le mie 15 catenelle. Farò un punto bassissimo per ciascuna catenella che ho. Per facilitare questo passaggio utilizzo l'uncinetto più piccolo, in questo caso il 4,5, per entrare facilmente nelle catenelle che sono un po' strettine, ma è normale. Lavorato l'ultimo punto bassissimo, stacco un po' di filo, mi aiuto con un ago, insomma vado a nascondere questa coda, anzi la vado a bloccare e poi la vado a nascondere tra i punti. E voilà, calza terminata, le proporzioni mi sembrano perfette, mi sembrano buone, poi non so, fatemi sapere voi nei commenti, io la lascerei così. E poi per me va più che bene, la mia calza misura 22 cm per 22 cm. Non mi rimane adesso che riempirla di dolcetti, altrimenti che calza della Befana è? Siccome sono stata molto buona quest'anno, hai occhio che si allunga il naso, no scherzo, però dai, credo di meritarla una calza della Befana piena di dolcetti, me la sono meritata per tutto il lavoro che ho fatto quest'anno e adesso sì che la calza della Befana è così pronta. Sicuramente i vostri figlioletti nipotini saranno super contenti. Amiche ed amici, rieccoci qui, siamo giunti al termine anche di questo video tutorial. Spero abbiate apprezzato il progetto, spero vi sia piaciuto e spero proverete a replicarlo. Se lo replichi, mi raccomando, taggami nei tuoi contenuti social, nelle storie o anche qui sul canale visitando la sezione visita community, perché lì puoi pubblicare le foto delle tue creazioni realizzate con i miei video tutorial. Vi ringrazio anche quest'oggi per essere stati in mia compagnia. Vi do l'appuntamento al prossimo video tutorial che come sempre vi consiglio di non perdere. Alla prossima, un bacino a tutti!